Molti di voi avranno sentito parlare della sequenza di Fibonacci. Si tratta di una successione particolare di numeri. Ma quanti di voi sanno che questa sequenza appare in ogni angolo della natura e persino nelle più grandi opere d'arte dell'umanità? Dietro questa sequenza si svela infatti un universo di proporzioni, modelli naturali e armonia estetica. Scopriamo insieme questa sequenza magica dopo la sigla. Buongiorno a tutti e bentornati a questo nostro appuntamento settimanale fisso del sabato mattina. Oggi parliamo della sequenza di Fibonacci. Prima di tutto, che cos'è? È una serie di numeri in cui il primo e il secondo elemento sono entrambi 1 e ogni successivo elemento è la somma dei due elementi precedenti. Quindi 1 più 2, 3, 3 più 2, 5, 5 più 3, 8 e così via. Questa proprietà è espressa matematicamente in questo modo, dove Fn rappresenta l'ennesimo elemento della sequenza. Fn-1 è l'elemento precedente e n-2 è quello precedente ancora. In termini pratici, ogni elemento è la somma dei due elementi precedenti. Questa sequenza è stata scoperta dal matematico italiano Leonardo da Vinci e ha tantissime proprietà. Vediamone alcune. Ad esempio, due numeri consecutivi della sequenza non hanno fattori comuni, ovvero si dice che sono coprimi. Per esempio, 5 e 8, 5 si divide solo per se stesso, 8 si divide per 2. Quindi non hanno fattori comuni. Se continuiamo, 8 e 13, 8 si divide per 2, 13 è un numero primo. 13 e 21, 13 è primo, 21 si divide per 7 o per 3. E quindi, come possiamo vedere, non hanno fattori comuni e possiamo continuare così all'infinito. Un'altra particolare proprietà è la seguente. Se si prendono 4 numeri consecutivi della serie, il prodotto tra il primo e il quarto elemento sarà pari al prodotto del secondo col terzo, più o meno 1. Facciamo come sempre un esempio pratico. Prendiamo questi 4 elementi. Se moltiplico 2 per 8 viene 16 e 5 per 3 viene 15. In effetti 16 e 15 differiscono di 1. Proviamo di nuovo. Prendiamo questi 4 elementi. Se moltiplico il primo elemento per il quarto ottengo 8 per 34 che fa 272 e 13 per 21 che fa 273. Come potete vedere, magicamente questa proprietà funziona e potete divertirvi anche con i successivi numeri di questa successione. Un'altra proprietà molto carina è questa. Se sommo i numeri delle diagonali del triangolo di Tartaglia, ottengo la sequenza di Fibonacci. Piccola parentesi, se siete curiosi di sapere che cos'è il triangolo di Tartaglia, vi ricordo che ho fatto un video in proposito dove mi spiego cos'è, come si costruisce e come viene utilizzato. Un'altra proprietà interessante è che affiancando in successione tanti quadrati aventi per lato i numeri della serie di Fibonacci si costruisce un rettangolo aureo. E infine, last ma non least, la mia preferita. Il rapporto tra due numeri consecutivi della successione di Fibonacci tende a una costante matematica che vale circa 1,618. Questo numero viene rappresentato solitamente con la lettera greca φ e sappiamo quindi che il rapporto tra f di n più 1 e f di n si avvicina sempre a φ man mano che n diventa grande. In termini matematici noi esprimiamo questo concetto attraverso il limite. Il limite per n che tende a infinito, ovvero per n che è sempre più grande, del rapporto tra due numeri consecutivi è uguale a 1,618. Provare per credere, armatevi di calcolatrice e divertitevi a fare il rapporto tra i due numeri consecutivi. Scoprirete che questo rapporto si avvicina sempre di più a questa costante matematica. Leonardo da Vinci lo chiamava il numero divino o la divina proporzione. I suoi studi sul corpo umano hanno individuato come rapporto aureo il rapporto che esteticamente è il più piacevole tra le lunghezze del corpo umano. La sezione aurea è un rapporto che è ben conosciuto sin dall'antichità ed è considerato l'elemento che caratterizza al meglio l'equilibrio di certe forme.
In parole povere, esso è associato all'idea di bellezza e di armonia estetica. Ed è proprio per questo motivo che la successione di Fibonacci si trova molto spesso in natura. Seguendo la successione di Fibonacci, petali e foglie si dispongono in modo armonioso, senza sovrapporsi completamente, permettendo al sole di raggiungere ognuno di essi. In molti fiori il numero di petali rispecchia la sequenza di Fibonacci. Ad esempio, gli iris hanno 3 petali, la primula e la rosa canina ne hanno 5, la cosmea 8. La successione di Fibonacci si ritrova spesso nella disposizione delle foglie di alcune piante grasse e nel broccoli. La prossima volta che farete una passeggiata in mezzo alla natura, fate caso alle piante e ai fiori che vi circondano e notate se c'è una certa disposizione che rispecchia la sequenza di Fibonacci. E questi sono i legami con la natura. Vediamo ora i legami con l'arte, perché dovete sapere che da millenni la successione di Fibonacci è stata utilizzata nell'arte e nell'architettura come simbolo proprio di armonia, perfezione, bellezza. Secondo alcuni, la spirale di Fibonacci si ritroverebbe per esempio nel viso della Mona Lisa di Leonardo da Vinci e la costante aurea nell'uomo vitruviano. Alcune dimensioni umane infatti si avvicinano a questa proporzione, motivo per il quale probabilmente ci affascina così tanto. La sezione aurea è presente anche nelle proporzioni di edifici, uno fra tutti il Partenone di Atene e la Cappella Sistina di Michelangelo. C'è anche chi ritiene che la sezione aurea fosse già nota agli egizi e che tale sezione sia proprio alla base della costruzione della piramide di Cheope. Abbiamo parlato di legami con la natura, di legami con l'arte e ora vediamo i legami con la musica. Nella musica le proporzioni auree sono evidenti nelle opere di Bach come l'Arte in fuga, nelle sonate di Mozart, la Quinta Sinfonia di Beethoven. Insomma, la successione di Fibonacci non rappresenta una sola e semplice successione di numeri. Attraverso la sua presenza sottile ma onnipresente ci ricorda che la bellezza è spesso il risultato di una semplice ma profonda relazione con la matematica. E con questo è tutto. Io spero che questo video vi abbia fatto conoscere qualche aspetto in più della sequenza di Fibonacci o vi abbia fatto conoscere la sequenza di Fibonacci per chi non la conosceva. È una delle sequenze più famose proprio perché la sua presenza va al di là di una semplice successione. Fatemi sapere se conoscete anche qualche altro legame della successione che io non vi ho descritto. Io vi ringrazio come sempre per aver visto questo video e vi aspetto prossima settimana con un nuovo episodio del podcast Numeri nella vita. Buona giornata a tutti!